abbiamo deciso insieme di realizzare questa borsa. È una borsa dalla forma a mezzaluna che parte dal cuore con un cerchio. Poi ha un andamento, andate e ritorni che vanno a salire sui due lati fino a formare questo spicchio che dà la caratteristica alla borsa. Per dare questa forma ho dovuto verificare un attimo come procedere sullo schema. Lo schema che avevamo non era molto chiaro e al centro non delineava bene il disegno, quindi per realizzare la parte centrale ho dovuto procedere un po' di iniziativa. Ho trovato invece un altro schema un po' meglio definito. La parte centrale comunque manca, quindi questa parte centrale ve la spiego io. La parte tutta intorno al fiore centrale dà l'impostazione della forma della borsa, quindi è da realizzare con grande attenzione. Le cose che io ho potuto verificare sono che alla fine noi dobbiamo avere una forma trapezoidale, dunque dobbiamo lavorare più basso e stretto sopra e più alto e largo sotto, in modo da ottenere la forma desiderata. A questo punto poi cominciamo con dei giri di andata e ritorno. Io chiaramente alternerò i colori. I colori che io ho scelto sono l'ottanio ed il bianco. Eh, poiché per, diciamo, con lo scopo di utilizzare solo due rocche, io alternerò le due facce della borsa, i due lati della borsa, e li farò negativo l'uno dell'altro. Dunque ciò che lavorerò in bianco su un lato della borsa sarà lavorato in color ottanio sull'altro lato della borsa. Io ho già impostato la parte centrale e ve la mostro. È questa. Come vedete già si delinea bene la forma. Dunque io ho cominciato con un anello magico, un giro di punto basso, un giro di maglia alta e poi ho impostato il fiore. Sono 16 piccoli petali. A questo punto ho dato la forma esterna alla mattonella centrale per procedere poi con i giri di andata e ritorno. Io in questa fase vado a cambiare colore, ma noi insieme adesso faremo questa in bianco. Io comincio, vado ad iniziare il video e spero di essere stata chiara nella esposizione di ciò che andremo a fare. Questo io lo condividerò con voi sul gruppo. Per la nostra borsa mezzaluna avremo bisogno di un uncinetto numero 8, ago dalla cruna larga e la punta arrotondata, forbici e due rocche di Lycra Light Tessiland. Io l'ho scelta in color bianco e color ottanio. Voi potete scegliere qualsiasi colore, chiaramente devono essere abbastanza in contrasto. Comunque devono essere dei colori estivi molto luminosi perché la borsa è destinata ad un uso estivo, prettamente estivo.
io vado a incominciare e diamo inizio alla borsa. Cominciamo con un anello magico. L'anello magico si fa così: prendiamo il filato tra le mani, lo facciamo girare intorno alle dita e peschiamo con l'uncinetto il capo attaccato alla rocca e lo fissiamo con una maglia che non è un punto. Ora, entrando nel cerchio magico e lasciando fuori la codina, realizziamo 8 punti bassi, quindi 2, 3, 'tiriamo la codina e chiudiamo stretto stretto il nostro cerchio magico. Entriamo nel primo punto e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Ci alziamo con 3 catenelle. Dobbiamo fare 8 aumenti, quindi da 8 punti passiamo direttamente a 16. Dunque prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo lì dove abbiamo chiuso il giro e realizziamo la seconda maglia alta. La prima è stata sostituita dalle 3 catenelle. Entriamo nel punto accanto e realizziamo 2 punti alti. Ripetiamo questo per 8 volte, otterremo così 16 punti sul giro. Ci chiudiamo con una maglia bassissima entrando nella terza catenella. Ora facciamo il giro successivo dove realizzeremo i petali, che saranno 16, un petalo per ogni maglia alta. Mi sono già alzata con 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nel medesimo punto e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro senza prendere il filato nel medesimo punto, entro e mi chiudo con una maglia bassissima. Questo è il primo petalo. Ripetiamo insieme: andiamo nella maglia accanto, realizziamo una maglia bassissima, ci alziamo con 3 catenelle, facciamo la maglia alta, 2 catenelle e maglia bassissima, sempre entrando nello stesso punto. Ripetiamo questa operazione 16 volte. Realizzati i 16 petali, mi raccomando, contateli, devono essere 16. L'ultimo petalo va lavorato proprio sull'ultimo punto. Vi sembrerà di averlo già lavorato, invece no. Ora ho fatto le ultime 2 catenelle, mi chiudo con una maglia bassissima sull'ultimo punto dove ho lavorato l'ultimo petalo. Ora salgo su al centro del petalo accanto, cammino sulle catenelle a maglia bassissima e mi porto qui sulla parte centrale del petalo, da cui comincio il giro di impostazione
della forma, di cui abbiamo già parlato e non mi dilungo. Ora facciamo 4 catenelle. Una catenella è per alzarsi, 3 sono di separazione, in tutto 4. Mi posiziono al centro del petalo accanto. Qui realizzo una maglia bassa ed una mezza maglia alta. Questa è la parte centrale alta della borsa. Ora faccio una maglia alta doppia puntando l'uncinetto nel petalo successivo, quindi siamo partiti dal primo con le 4 catenelle, maglia bassa, mezza maglia alta, e poi con la maglia alta doppia arriviamo al terzo petalo. Mi posiziono con l'uncinetto sempre al centro, realizzo la maglia alta doppia, poi aggiungo 2 catenelle di separazione, entro di nuovo in questo stesso petalo con una maglia alta. Ora faccio 3 catenelle e, rientrando di nuovo nello stesso petalo, maglia alta. Questo è il primo angolo che ho realizzato. Vado nel petalo accanto e realizzo una mezza maglia alta, una maglia bassa, una mezza maglia alta, tutte e 3 nello stesso petalo. Poi passiamo accanto con una catenella allungata, che significa la facciamo un po' più lunga del solito, quindi allunghiamo un attimino l'asola e facciamo la catenella. Mezza maglia alta nel petalo accanto, maglia bassa, mezza maglia alta. E stiamo realizzando il lato per arrivare poi giù alla base. Ci stiamo appropinquando al secondo angolo. Facciamo una catenella con un'asola un po' allungata e una maglia bassa nel petalo accanto, seguita da 2 catenelle, poi una maglia alta doppia tornando indietro sul petalo dove stavamo già lavorando, una mezza maglia alta qui nel petalo successivo, che è il petalo d'angolo, due catenelle e un'altra mezza maglia alta sempre nel petalo d'angolo, maglia alta doppia nel petalo successivo, 2 catenelle, chiedo scusa, 3 catenelle, maglia bassa nello stesso petalo. Ripeto, dunque abbiamo realizzato l'angolo così: una mezza maglia alta, poi 2 catenelle, mezza maglia alta nello stesso petalo,
poi ho proseguito con una maglia alta doppia nel petalo accanto, 3 catenelle, maglia bassa nello stesso petalo. Ora procedo con 3 catenelle e qui facciamo il punto V come l'abbiamo fatto prima. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto posizionandoci al centro del petalo e facciamo una mezza maglia alta seguita da una maglia bassa e una mezza maglia alta, 3 catenelle, un altro punto V, quindi mezza maglia alta, maglia bassa, mezza maglia alta, 2 catenelle, punto basso, qui facciamo l'altro angolo, quindi punto basso, 2 catenelle, maglia alta doppia nello stesso petalo, mezza maglia alta nel petalo accanto, due catenelle, un'altra mezza maglia alta nello stesso petalo, poi prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, nel petalo accanto maglia alta doppia, due catenelle, maglia bassa nello stesso petalo, maglia bassa, poi allunghiamo un poco l'asola e facciamo la catenella, punto V qua, quindi mezza maglia alta, maglia bassa, mezza maglia alta, asola un po' allungata, catenella, poi un altro punto V qui nel petalo accanto, quindi mezza maglia alta, stiamo ripetendo quello che abbiamo già fatto sull'altro lato, maglia bassa, mezza maglia alta, catenella e poi a specchio speculare nel petalo facciamo maglia alta, 3 catenelle, nello stesso petalo maglia alta, 2 catenelle, maglia alta doppia, sempre nello stesso petalo, e siamo arrivati alla fine da dove siamo partiti. In questo petalo dove siamo partiti facciamo una mezza maglia alta e ci chiudiamo sulla prima delle catenelle che abbiamo fatto con una maglia bassissima. Ecco qui, abbiamo realizzato la nostra mattonellina centrale. Io procedo con il fissaggio del punto, quindi faccio il punto di sicurezza e vado a tagliare il filo. La prima parte della nostra borsa è fatta.